Un dio sull'orlo di una crisi di nervi, umani pronti a sfidare l'Olimpo e un mondo che sta per precipitare nel caos. Questa, amico mio, non è la mitologia che conosci. In Chaos, la serie Netflix che reinventa i racconti mitologici, Zeus affronta la sua più grande paura, perdere il potere. La serie esplora conflitti divini e umani con personaggi che si muovono tra profezie, tradimenti e rivoluzioni. Se sei pronto ad esplorare un Olimpo come non l'hai mai visto, sei nel podcast giusto. Prima di iniziare desidero ringraziare i mecenati che su Tipeee supportano questo podcast entrando anima e cuore nel progetto. Giacomo, Fabio, Marco e Gianmario. Grazie anche a Dalia, Valentina, Denise, Dalila, Gianmarco e Gioele. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su Tipeee usando il link in descrizione. Buon ascolto! Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 198. Chaos, la serie TV. È possibile portare sul piccolo schermo una serie televisiva che parli delle leggende elleniche? La prima risposta che mi viene in mente, forse anche a te, è C'era una volta Pollon, meglio conosciuta come Pollon combina guai, ti ricordi? Una serie che giocava con la mitologia greca, certo con diversi svarioni e spostamenti dal racconto classico, ma ha affascinato soprattutto i giovani fruitori di questo prodotto. Pollon non aveva certo la presunzione di divulgare attraverso un cartone animato dedicato ai bambini tutta e per intero la mitologia. Ti ricordo che nel nostro percorso invece abbiamo affrontato storie che fanno rabbrividire. La serie di cui ti voglio parlare oggi è Chaos, che si trova sulla piattaforma Netflix da fine agosto 2024. Si tratta di una rivisitazione contemporanea della mitologia greca, ma in modo del tutto particolare. Non ti preoccupare, in questa puntata speciale non farò spoiler, per cui ti lascerò intanto il piacere di scoprire episodio dopo episodio l'intrigo che sottende tutta la storia. Ma perché parlare ancora di mitologia greca oggi? È una domanda retorica fatta da me. Già lo sai, i miti classici hanno sempre offerto uno specchio attraverso cui riflettere su grandi temi come il potere, la fragilità, il caos. Noi oggi viviamo in un'epoca in cui il mondo sembra sempre più imprevedibile. Una serie come Chaos pare cadere a fagiolo, come si dice, offrendo una reinterpretazione moderna che riflette le nostre preoccupazioni attuali. Zeus, il re degli dei, che teme la sua caduta per via di una ruga, è una rappresentazione dei timori umani di invecchiare, di perdere potere e controllo. Ogni riferimento a tutti i leader del mondo è puramente casuale. Lo show è stato ideato e scritto da Charlie Covell, scrittrice con una mano leggera ma piena di humor che ha affrontato temi complessi nelle sue produzioni precedenti, sempre con successo. Qui descrive in modo magnificamente verosimile una realtà che sta in equilibrio tra mitologia e quotidianità. Affascinante. Chaos è ambientato in un universo alternativo, contemporaneo al nostro,
in cui gli dei greci esistono per davvero. L'unica religione venerata sulla terra è quella che pone la propria fede in Zeus, Hera e le altre divinità dell'Olimpo. Siamo invitati a dare un'occhiata a come sarebbe il mondo se questa possibilità fosse davvero reale. Come ti dicevo all'inizio, però, questa è una rivisitazione della mitologia greca con una chiara vena sarcastica. La prima cosa che si nota è l'ambientazione dell'Olimpo. Immagina un enorme palazzo in stile classico che sovrasta un immenso giardino pieno di fontane e giochi d'acqua. Incontriamo Zeus, vestito con una bella tutina, che vive e si muove nelle stanze del suo palazzo, sempre inseguito da servizievoli giovinetti vestiti da raccattapalle del tennis, con tanto di fascia per il sudore. Gli versano da bere, servono le portate, obbediscono ad ogni suo ordine. Questo muovendosi sempre in maniera buffa qua e là sulle scalinate, nelle stanze e nei giardini. Il re degli dei è tutto eccitato. Oggi è il giorno in cui gli umani gli tributeranno un annuale ringraziamento. È il giorno di Olimpia, momento in cui viene per così dire rinnovata la sudditanza degli esseri umani al grandissimo potere di Zeus e degli dei. Zeus è a pranzo con sua moglie Hera e uno dei suoi figli, Dioniso. Si sta godendo la trasmissione televisiva in mondovisione dei festeggiamenti quando qualcosa va storto e Zeus va in paranoia. Come promesso non vado oltre con la trama, con la narrazione mi fermo qui. Vediamo i personaggi principali. Zeus. Devi sapere che l'attore che interpreta Zeus è Jeff Goldblum. Egli riesce, con pochissimi ma agili tratti e col suo modo di gigioneggiare sulla scena, a restituire un re degli dei preso da un'ansia incontrollabile, narcisista, immancabilmente autoreferenziale e che non ascolta il consiglio di nessuno a meno che non trovi nelle parole dell'altro una conferma di quello che lui già pensa. L'elegante interpretazione di Zeus, qui dipinto come un dio nevrotico e vulnerabile, crea un interessante contrasto con la tradizionale immagine potente e temibile. Jeff Goldblum è forse l'attore più famoso del cast, ma ci sono altre figure di spicco che vengono per esempio da Game of Thrones o da Ozark. Il narratore di questa serie TV è Prometeo, interpretato da Stephen Dillane. In maniera divertita, la creatrice della serie è collocato Prometeo incatenato e con la sua aquila che gli mangia il fegato come vuole il mito, ma ha inserito un elemento comico. Ogni tanto Zeus, che ha trascorso con Prometeo la sua giovinezza, lo teletrasporta sull'Olimpo per chiedergli un consiglio o una parola di conforto. Ottenuto quello che voleva, Zeus rispedisce Prometeo al suo supplizio. La cosa buffa è che Zeus non considera di liberare Prometeo e Prometeo non si sogna nemmeno di chiedere uno sconto di pena. Questi atteggiamenti rientrano nella natura dei personaggi. Zeus non prende nemmeno in considerazione di perdonare, ma chiede comunque consiglio. Prometeo, col carattere che conosciamo, col cavolo che chiede perdono a Zeus. Permettimi di ricordarti come sono andate le cose nel mito tra i due. Prometeo ama così tanto gli umani che Zeus gli ha ordinato di creare dalla terra, che fa in modo che tante cose belle capitino loro. Una volta fa in modo che la carne più buona dei sacrifici sia destinata agli uomini anziché agli dei. Questo fa irare Zeus, il quale toglie il fuoco agli uomini. È una cosa terribile. Gli uomini non hanno solo perso il fuoco, ma anche la capacità di generare calore e luce. Non sanno più nemmeno cosa sia il fuoco. Questo trasforma gli uomini in animali, costretti a mangiare carne cruda. Prometeo, che ama gli uomini, ruba dei tizzoni ardenti ad Efesto, li nasconde dentro dei rami cavi di finocchio selvatico e li porta, ancora ardenti, ai suoi amati esseri umani.
Costoro possiedono così di nuovo il fuoco e lo reimparano, per così dire. Possono cucinare, possono modificare le cose, possono fondere i metalli, possono scaldarsi. Zeus, che vede tutto, non perdona Prometeo e lo incatena in un posto sperduto del Caucaso in modo tale che non possa fuggire. Un'aquila giunge ad ogni alba a cibarsi del fegato di Prometeo. Durante la notte il corpo del prigioniero guarisce per venire tormentato ancora una volta il giorno dopo. Questa punizione si dice sia durata 3000 anni, fino a quando Eracle, di passaggio da quelle parti, non lo nota e lo libera. Torniamo a Caos. Prometeo è il narratore di questa storia ed è dunque colui che sa esattamente tutto quello che sta accadendo e quello che accadrà. Non dimentichiamo che Prometeo significa colui che pensa prima di agire. Ogni volta che lo vediamo, egli è apertamente mostrato come consapevole di quello che sta accadendo. Addirittura lancia delle occhiate di intesa allo spettatore mentre Zeus gli parla. Ci sono poi Era, la sposa di Zeus, Dioniso, Ate, il dio dei morti, Medusa, Polifemo che gestisce uno strano pub e molti altri che appaiono puntata dopo puntata ad infittire la trama. C'è un complotto forse che vuole rovesciare l'ordine costituito? Detronizzare addirittura Zeus? Ma Zeus non può essere detronizzato o ucciso. Oppure no? Il re degli dei nota sulla sua fronte una piccola nuova ruga e pensa che sia l'inizio del caos, appunto. E sulla terra? Personaggi interessanti sono anche in mezzo agli esseri umani, sono figure destinate a diventare importanti nel percorso della storia. I primi che incontriamo sono Orfeo ed Euridice. Orfeo è un famosissimo cantante pop rock che è amato dalle folle, ma che dico da tutti o quasi. La sua musa ispiratrice è Euridice. Come forse ricordi, nel mito Euridice muore e Orfeo discende agli inferi per andarla a recuperare e riportarla in vita. E se vorrai vedere la serie TV scoprirai che questa storia è stata rimodulata in modo moderno con inaspettate caratteristiche e importanti svolte. Non posso dirti di più. Se guarderai con attenzione, riuscirai a trovare innumerevoli piccole caratterizzazioni di personaggi, luoghi o vestiti. Pare quasi un gioco di caccia al tesoro all'interno delle puntate, trovare citazioni che riguardino proprio la mitologia. La villa dove vive Orfeo si chiama Villa Tracia, dalla terra in cui Orfeo nel mito è nato. La manager di Orfeo si chiama Calli, è un chiaro riferimento a Calliope, una delle muse. Le camicie che Orfeo indossa mostrano proprio Orfeo in silhouette che parla o canta alle piante e agli animali. I distributori di benzina sono della catena Tindareus, un chiaro riferimento a Tindaro, re di Sparta, che evidentemente ha investito in questo business. Ma è pieno, ti assicuro, è costellato di queste strizzate d'occhio. Il tutto inserito in una scenografia e una fotografia mozzafiato. Ogni inquadratura è uno spettacolo per gli occhi, dalle vie di Creta ai supermercati al Regno dei Morti. Il concetto che sta alla base di questa serie è la trattazione di temi classici come il potere, il libero arbitrio, l'umanità, la ribellione contro il destino e la decadenza degli dei. Tutto questo mischiando humor e tragedia. Io l'ho trovata spassosa. Come è piacevole la disseminazione di particolari come riferimenti nascosti per un appassionato di mitologia. Alcuni hanno invece trovato questa attenta e peculiare caratterizzazione come un po' ridondante e alle volte hanno riscontrato anche momenti dispersivi o prolissi. Come ti dicevo, in questa serie vengono affrontati temi complessi come la fede o il libero arbitrio. Non ci sono pretese di soluzioni filosofiche alte. Mi dispiace per chi si aspetta di avere una qualche rivelazione sulla vita da una serie televisiva comica. Si riflette certo sul senso della vita, sul sacrificio, sulla cosa giusta da fare e altri temi, ma qui ci si aspetta di divertirsi per Eracle.
Sono rimasto affascinato dall'abilità di questa serie di prendere qualcosa di così antico come la mitologia greca e renderlo fresco e rilevante per un pubblico moderno. Caos riesce a far ridere e a pensare al tempo stesso, affrontando temi profondi senza però prendersi mai troppo sul serio. Penso che si tratti di un'interessante incursione nel mondo delle storie antiche. Ha un potenziale per attrarre sia gli appassionati di mitologia sia coloro che amano storie contemporanee ricche di ironia, pathos, di umor nero e significati profondi. È un gioco, un mosaico di riferimenti che possono sfuggire a una prima visione, ma che regalano grandi soddisfazioni a chi conosce bene la mitologia. Non è solo una serie, ma un viaggio ironico e visionario attraverso un Olimpo che non hai mai visto prima. Fammi sapere che ne pensi. Già che sei qui, tra 2 puntate arriva l'episodio 200. Dobbiamo festeggiare, rimani sintonizzato. L'anno scolastico è iniziato e sono un po' oberato di impegni, per cui perdonami se qualche lunedì non mi troverai alle 7 ad aspettarti. Prossimamente sarò in Piemonte per degli eventi. Ti informo appena mi confermano le date. A presto! Fatti sentire! Lascia un commento e metti un like se ti è piaciuto questo episodio. Condividi i tuoi episodi preferiti con i tuoi amici. È il gesto più sincero e gratificante per aiutarmi a far crescere questo canale. E se non lo hai già fatto, iscriviti subito. In questo modo non perderai mai un nuovo episodio. Se credi in questo progetto e vuoi offrire il tuo supporto, ti invito a fare clic sul link TP nella descrizione. Scoprirai come puoi darmi una mano a migliorare costantemente il nostro canale. E anche se al momento non sei interessato a supportarmi, fai comunque un salto su Tipeee, sempre usando il medesimo link, perché troverai notizie e aggiornamenti sulle varie puntate. Nei post soddisfo le curiosità degli ascoltatori rispondendo alle domande inviate su varie piattaforme. È il luogo ideale per ottenere risposte dirette alle tue domande. In libreria trovi Eracle, la via dell'eroe, il nuovo libro nato da questo podcast. Nella descrizione di questo episodio trovi un link dal quale puoi scaricare un estratto gratuito del libro. E lo stesso puoi fare con il primo libro, Il Re degli Dei. Dai un'occhiata anche al primogenito. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.